Carissimi amici, ben ritrovati in questa nuova avventura. Oggi, sabato 29 ottobre 2022, siamo a San Leo, in provincia di Rimini. Iniziamo subito con la raccomandazione di iscrivervi al canale per darci il supporto necessario. Per voi è tutto gratis. Benvenuti, qua è tutto il parcheggio. Arrivando da Rimini sulla strada provinciale 22, poco prima della porta di accesso al borgo di San Leo, troviamo sulla sinistra un ampio parcheggio gratuito adatto alla sosta dei camper. Il Montefeltro è un'area che si estende fra le colline che scendono dall'Appennino centrale verso il mare Adriatico, nell'entroterra della provincia di Rimini, ai confini tra la provincia di Pesaro e la Toscana. Qui, alle spalle della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini, nella Val Marecchia, si trova l'antichissimo borgo di San Leo, sovrastato dalla sua imponente fortezza. Il paese poggia su un enorme masso roccioso, tutto intorno invalicabile, che ne ha determinato fin dall'epoca preistorica la doppia valenza militare e religiosa, testimoniate dai manufatti di grandissimo pregio che qui si possono ammirare. Il borgo è una meravigliosa capitale d'arte, citata da Dante nella Divina Commedia e famosa per le vicende storiche e geopolitiche, tipica location per film e documentari. Meta turistica d'eccellenza, è una perla preziosa custodita nella provincia di Rimini. La città, che un tempo si chiamava Montefeltro, fu oggetto costante di contesa, finché venne definitivamente conquistata nel 1441 dal giovane Federico da Montefeltro. Ospitò personaggi come Dante Alighieri e San Francesco d'Assisi. Devoluta allo Stato Pontificio nel 1631, San Leo divenne aspro carcere, dove tra gli altri finirono i propri giorni il conte di Cagliostro, 1795, e Felice Orsini, 1844. Annoverato tra i borghi più belli d'Italia, il piccolo ma bellissimo centro storico di San Leo sprigiona il suo fascino in tutti i periodi dell'anno. Da ogni angolo del borgo lo sguardo viene catturato continuamente da alcuni elementi straordinari, quali la suggestiva fortezza che controlla dall'alto la città e gli antichi edifici romanici come la pieve, la cattedrale e la torre campanaria. Ad essi si affiancano numerosi palazzi rinascimentali come il Palazzo Mediceo con l'elegante museo di arte sacra, la residenza dei conti Severini Nardini e il Palazzo della Rovere.
Alta come su un podio, la cattedrale di San Leone si erge su una protuberanza in un luogo consacrato alle divinità sin dall'era preistorica. Le mura del Duomo Nuovo sono interamente fatte di arenaria. Non vi è ingresso in facciata, ma il portale è aperto su un fianco. La pianta della chiesa si sviluppa intorno ad una croce latina, affiancata da 2 navate minori. È certamente il più importante esempio di architettura medievale conservato nel Montefeltro e costituisce una delle più singolari e significative testimonianze dell'architettura romanico-lombarda. L'attuale chiesa ingloba i resti di una più antica fondazione religiosa, il Duomo Alto medievale, costruito a ridosso del VII secolo. Di questa prima chiesa rimangono numerosi frammenti scultorei. La pieve di Santa Maria Assunta è il più antico edificio di culto della città e del Montefeltro e rappresenta la prima testimonianza concreta della cristianizzazione della zona, operata da San Leone tra il III e il IV secolo. Secondo la tradizione, il santo, che assieme a San Marino proveniva dalla Dalmazia, essendo lui stesso un tagliapietre, edificò personalmente la prima chiesa, dedicata all'Assunzione di Maria. L'attuale struttura, in stile preromanico, risale al IX secolo. Sotto le navate sono ricavati 2 ambienti, la cripta e il cosiddetto sacello di San Leone. La torre campanaria, costruita sulla cima rocciosa del Monte della Guardia, la seconda sommità del Masso di San Leo, ingloba alla base una più antica costruzione a pianta circolare. Nella nostra passeggiata verso il Belvedere di San Leo, da dove si gode una magnifica vista sui monti circostanti, lungo la vallata del Marecchia giù fino al mare, incontriamo il monumento ai caduti delle 2 guerre mondiali, costruito con una colonna appartenente ad un antico tempio e che, come vediamo, attualmente è in fase di restauro. Ed ecco Paolo, che con mia nipote Elisa e il mitico Tommaso sono finalmente diventati camperisti autonomi. Qui siamo al negozio Arte San Leo e la signora sta facendo dei talismani. E sono là, tutti diversi, tutti pezzi unici. Si può appendere, se io tiro giù tutto, srotolo e diventa una scultura da appendere al muro. Oppure lo posso mettere in macchina sotto il sole. Le rose sono fatte con la crema delle mani seccata al sole, è un mio brevetto introvabile. Ed eccolo pronto ad appendere la sculturina. Ma i fiorellini cosa sono fatti? Vede che deve entrare da dentro. Strapolo il succo tutto naturale, che dipingo questa rosa introvabile, perché questa è una scultura un portafoto, però faccio anche, essendo lavabili, anche i bijou anallergici. La mia collana è dipinta col caffè e tè bollito, si può lavare, si può profumare, rimane nel tempo ed è fatta a mano. Prendo questa crema e diventa così al sole di San Leo. E la dipingo con colori macerati nell'alcol, i petali dei fiori macerati, e strapolo un succo tutto naturale che dipingo questa rosa introvabile fatta in questa maniera. Complimenti, complimenti. Nel mio certificato sono bijou anallergici, perché faccio la rosa, c'è una leggenda antica e la trovate su internet. Siccome c'è Cagliostro, c'è l'alchimia, sì. Qui abbiamo il sacro, lassù abbiamo il profano, allora qua c'è scritto che
che la rosa, entrambi ritenevano che la rosa fosse alchemica e indossata allontanavi i guai alla peste, c'è scritto là. Ah, la peste. Sì, perché è una leggenda antica. Andiamo su? Come sta andando? Bene, è ripida però piano pianino si va su. Ce la fai? Possente masso calcareo di San Leo, trasportato nel Miocene dal Tirreno verso l'Adriatico, con le pareti scoscese e perpendicolari, costituisce di per sé una fortezza naturale. I Romani, consapevoli di tale straordinaria caratteristica, costruirono una prima fortificazione sulla cima del monte. Durante il Medioevo la fortezza venne aspramente contesa da bizantini, goti, franchi e longobardi. Berengario II, ultimo re del regno longobardo d'Italia, qui venne stretto d'assedio da Ottone I di Sassonia tra il 961 e il 963. Dal XV secolo l'arte della guerra aveva conosciuto grandi innovazioni e la fortezza, con la sua struttura medievale, composta da semplici torri quadrangolari e scarpate disposte a recinto del mastio centrale, non era più in grado di sostenere l'avvento delle armi da fuoco. Allora Federico da Montefeltro affidò al grande architetto e ingegnere senese Francesco di Giorgio Martini il compito di ridisegnare la rocca per adeguarla alle nuove esigenze di guerra. Dal 1631 la fortezza venne adattata a carcere, nelle cui anguste celle, ricavate dagli originari alloggi militari, furono imprigionati patrioti risorgimentali, dei quali il più celebre fu Felice Orsini, e liberi pensatori come il palermitano, famoso mago ed alchimista, Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro, ospite misterioso ed enigmatico delle sue prigioni. Anche dopo l'unità d'Italia la fortezza continuò ad assolvere la sua funzione di carcere fino al 1906. Oggi la rocca, ripulita dalle sovrastrutture ottocentesche, è tornata al suo splendore architettonico, che ne fa una delle più celebri testimonianze di arte militare, in una cornice naturale di storia e di arte tra le più belle d'Italia. Ospita e raccoglie diverse mostre legate alla sua storia, dalla collezione di armi risalenti al 1500 a quelle della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ai più orrendi strumenti di tortura. Il biglietto d'ingresso costa 9 euro per gli adulti e 7 euro per gli over 65. Il pagamento è solamente automatico perché la cassa all'ingresso non è più presidiata.